Gioco bottom con le pedine rosse, Daniel top con le pedine bianche. Più grandi di quelli di Melzi. Daniel è reduce da una vittoria al turno precedente con Carlo Melzi. Io ho vinto il confronto diretto con Edmond Mezzini. Entrambi eravamo a punteggio pieno, adesso sono rimasto solo a punteggio pieno. 3-2 per Daniel, che ferma un attimo l'orologio per inserire il cartellino col suo nome. 6-4, ottimo tiro, colpisco. Due 1 ricolpisce. Quattro 3 ovviamente l'ancora, ancora avanzata. Buon rientro decisamente. 4-3 per lui, fa anche lui l'ancora. E qui può slottare il bar point, che sembra la possibilità più costruttiva, tenendo conto anche del fatto che è indietro in corsa, ha 3 pedine indietro contro 2 mie. Gioca la mossa corretta. 4-1, non è una mossa molto costruttiva, per cui mi limito a portare avanti una pedina. 6-1, copre il bar point. Qui potrebbe slottare casa 5, ancora preferibile perché è indietro in corsa. Poi col pilone da 5 sul 6 slottare è quasi sempre una buona soluzione. 5-1, e qui posso colpire sul 2 oppure slottare casa 5, anche se vado a tiro doppio. Se passa il tiro, posizione è buona, però 2-1 mi colpisce. Doppio 6, danzo. 6-2, qui adesso va avanti in corsa. Qui gioca la mossa corretta senza esitazioni. 4-6 e devo uscire, non c'è niente di meglio sicuramente. Doppio 6 e qui deve portare avanti i due runner. Mi lascia un tiro diretto, però nel caso io non colpisca c'è un cubo immediato. Se invece colpisco devo smontare l'ancora e inoltre lasciare verosimilmente diversi blot in giro per la tavola. Doppio 3, niente, non colpisco e devo lasciare anche il blot nell'outfield. Qui il vantaggio in corsa è netto, però l'ancora avanzata e la mancanza del gap sulla casa 5 mi consentono un take abbastanza tranquillo, abbastanza agevole. Qui Daniel sta contando la corsa. Si vede a occhio che il vantaggio in corsa è sufficiente per rubare. Soprattutto è importante avere il bar point come punto di appoggio per le pedine dal mid. Non puoi pensare che Manca il dado,
il dado del raddoppio, quindi Daniel ferma l'orologio e arriva il dado e cuba. Io accetto, nel frattempo avevo già riflettuto perché per me era molto chiaro il double, doppio 6 che chiude sostanzialmente il game. Qui le possibilità ormai sono veramente abbastanza ridotte. Doppio 3 ancora. Qui devo preparare la tavola nel caso riesca a colpire, ma colpire è abbastanza improbabile. Qui sto pensando di slottare casa 4, ma avevo anche un po' di paura, forse esagerata, di subire il gammon, per cui porto 2 pedine nella casa interna. In realtà lui ha ancora 6 pedine da portare a casa prima di terminare il bear off. E qui direi slottare casa 2 mi sembra doveroso. Quattro 3 non è un tiro comodissimo. Sei 3 qui, scelte tra fare casa 2 o slottare anche casa 1, un attimino più flessibile. Altro 4 3 qui, adesso al prossimo tiro può rischiare di scoprire o irrigidire ancora di più comunque la sua posizione. Doppio 4 per me non è un bel tiro, invece doppio 2 è perfetto per lui, non poteva ragionevolmente chiedere di meglio. 5-3 a questo punto è preferibile scappar via. Lascio una pedina che è abbastanza tranquilla. E 4. Sei 4 per me. Qui posso correre sperando di tirare dei dadi alti oppure sperare di colpire, ma possibilità sono ridotte. 3-1 non è un gran tiro. Qui ho il problema di portare a casa le pedine, ma anche di cercare di chiudere il gap sul 5. Vabbè, qui termino il bear-in, ma le possibilità sono praticamente zero. Doppio 4, qui servirebbe anche un doppio 6 per riaprire il game, invece tira lui il doppio 5 e termina il game. 2-0 per lui.
3-2, doppio 2, ottimo tiro per Daniel. Qua casa 4 in testa e casa 11. 2-1 e qua importante fare casa 11. 5-3 fa un'altra casa. Adesso non ha molti spare, per cui è difficile migliorare la posizione, però ha comunque un buon vantaggio in corsa e una casa più forte. Doppio 6, e scusate, avevo detto è difficile migliorare la posizione. Doppio 6 è perfetto, di gran lunga il tiro migliore che potesse fare, e qua la vedo molto grigia. Daniel cuba senza esitazioni, e qua ci sono anche diversi gammon. La casa di Daniel è molto forte, la mia ancora sul ace point si garantisce contro il blitz ma non dà grosse chance di vittoria, per cui questo è un drop abbastanza netto. Né il leggero svantaggio nello score può modificare la scelta migliore. Ci penso perché comunque l'ancora di Daniel sul mio bar point potrebbe dargli qualche problema nel portare avanti le pedine, però le possibilità non sono sufficienti a consentire un take. Quindi 3-0 per Daniel, che parte con un buon 6-1. 6-1 anche per me. Doppio 4, altro ottimo tiro per Daniel, casa 9. Si porta in netto vantaggio in corsa, ha un'ancora avanzata, un prime da 4, quindi buon vantaggio per lui. 6-4 devo scappare. Sei 5 e deve giocare dal mid, non c'è niente di meglio. Potrebbe colpire sull'1 ma non mi piace. Portare due spare sulla casa 7 e casa 8 aumenta di molto le possibilità di fare delle case interne. No, questa non mi piace assolutamente. Abbandonare l'ancora non è giustificato in questa posizione. 3-2 casa in testa. Lascio due blot nell'outfield, ma è sicuramente la scelta ottimale. Doppio 5 danza. 4-1 non è eccezionale, sarebbe stato buono fare un'altra casa interna, e qui sarebbe stato preferibile portare avanti lo struggler. (5-2) rientra e colpisce sull'1.
doppio 2, le prime 3 sono sicure e qui c'è la scelta tra venire avanti con lo straggler o giocare 13-11. Questo è un errore che se non è facile capire il motivo, probabilmente il motivo è che devo cercare di contenere la pedina dell'avversario, ho un buon prime, quindi 13-11 mi aiuta notevolmente. Adesso provo a scappare. 5-2, ottimo, non mi colpisce. Cinque 4, casa in testa, peggiora un po' il prime, ma con una casa da 4 sicuramente le possibilità di attacco sono notevoli e posso sicuramente cubare al tiro successivo se non rientra. No, preferisco giocare il prime, ma nel caso che tiri un 6 insomma il mio vantaggio sparisce. Qui ho un buon prime, possibilità di fare di incrementare il prime, ci sarebbe un cubo ma non sono convinto e non cubo. 3-1, ecco qua è importante slottare casa 8 per cercare di chiudere l'uscita dell'avversario. Forse però ancora presto. Qui doppio 4, no, non mi piace, lascia 2 blotti in casa, avrebbe dovuto portare avanti pedine dal mid. Questo è un double molto chiaro, anche se sono in ritardo in corsa, il mio prime è forte, lui deve necessariamente tirare un 6 per uscire, accetta immediatamente, ecco 3-2, 3-2 qui assolutamente devo slottare casa 8 che mi porterebbe a avere la possibilità di fare un full prime, invece mi rendo conto della possibilità soltanto dopo aver giocato la mossa. Questo è gravissimo perché la logica della posizione era molto chiara, quindi brutto errore. 4-1 non è un gran tiro, cerco di portare dei colpitori avanti. 6-4 scappa e qui è la fine del game perché è in nettissimo vantaggio in corsa, quindi a meno di un doppio alto non posso accettare il cubo. E qua vabbè sta contando, ma il vantaggio è chiarissimo, quindi double drop e si porta sul 5-0. Sta ancora verificando per maggior sicurezza.
Io però avevo già la certezza che non c'erano possibilità di accettare questo cubo. Ecco che cuba e io immediatamente passo, quindi 5-0 per lui, 4 away, 9 away. Inizio decisamente in salita di questo ultimo turno del BIMAB di Milano. Con una vittoria vincerei il torneo da solo a punteggio pieno, perdendo, cosa adesso abbastanza probabile, arriveremo alla pari probabilmente in 4 giocatori. Ultimo doppio 5 per lui, adesso ha un bel vantaggio, però per fortuna non colpisce. Qui non vedo bene il dado, a 5-1, colpisco 2 pedine, non è però la scelta migliore, era preferibile portare avanti la pedina dall'outfield e colpire. 4-1, questa è facile, copro casa 2 e porto in sicurezza il blot nell'outfield. 5-2 corre, no, preferisce mantenere il contatto, però questa è un po' troppo rischiosa, era preferibile tenere la pedina al sicuro sul 24. 6-2, devo provare a scappare anche se vado a tiro doppio, però non c'è nient'altro di costruttivo. Doppio 1 non mi colpisce, porta in salvo il blot e slotta a casa 5. Qui posso fare casa 7, ma è un po' pericoloso con la sua struttura forte lasciare il blot, per cui è preferibile giocare safe. Doppio 1, e qui slotterei casa 4. Questo è un buon tiro. Quattro 1, no, direi che è meglio venire avanti per aumentare, venire avanti con lo struggler per aumentare le possibilità di scappare. 3-1, buon tiro. 2-1, e qui adesso la corsa è pari, però ho il tiro e ho diversi tiri che fanno casa in testa, diciamo 6 più i doppi, 7, 8, 9.
cubo è un cubo abbastanza borderline, ma soprattutto su questo punteggio devo rischiare qualcosa. 5-4 non è il tiro che speravo. Qui posso colpire, ma è molto molto rischiosa, perché lui ha 13 tiri che ricolpiscono, e se ricolpisce ha vinto, anzi diventa too good per lui. E l'altra possibilità è giocare safe, quindi 13-8 e 6-2, che è decisamente migliore. Sei 4, colpisce, esce, e adesso la situazione è proprio grigia. Qui devo sperare che non faccia il full prime, ma è nettamente favorito. Full prime per lui. Quindi adesso può cercare di giocare per il gammon, che significherebbe vittoria nel match. Cinque 4, casa 3. Adesso devo stare attento per quanto possibile a non lasciare dei blotti in casa, perché avendo il full prime lui può colpire, lose, e quindi se devo ricolpire lui torna indietro con una pedina e può colpire la seconda pedina, aumentando notevolmente le possibilità di game. Ecco, questa è ottima perché copro casa 1, colpisce ancora, qui avrei preferito non colpire, e qui rischio di scoprire un'altra pedina. Quattro 1 non è male, poi continua a danzare. Danza sempre, qui adesso rischio di scoprire. 5-2, no, non scopro. Doppio 4, colpisce ancora. E qui l'ideale è continuare a danzare, dopodiché che lui chiude casa, le possibilità di gammon sono, direi, intorno al 4%, non di più, per cui dovrei riuscire a giocare anche il prossimo game sul 7-0 per lui, quindi senza tante possibilità, ma sempre meglio che perdere subito. E come avete notato stiamo giocando con la regola del dice on checkers, per cui contrariamente a quello che avveniva sino all'anno scorso, almeno in Italia, negli Stati Uniti questa regola vale già da un bel po'. La pedina che si trova che cade scusate, i dadi che cadono sulle pedine sono validi.
Adesso Daniel cuba perché ha qualche tiro che scopre, quindi considerato che i gammon sono pochissimi, preferisce incassare e si porta sul 7-0. 3-1, ottimo inizio. Qui devo subito stare attento alla possibilità di cubare perché su questo score non bisogna tardare. Ecco, 4-1 non è un gran tiro. Qua il cubo ci sta, diciamo che ha una decisione abbastanza borderline, ovviamente un take molto netto. 3-2 non è granché. Sei 2 fa il bar point. Doppio 3 non è male. Qui direi che il bar point è molto importante. Faccio un prime da 4. Oltretutto lui non è ancorato, per cui ho qualche possibilità anche di blitz, anche se la struttura è una struttura da prime. 3-2, tiro eccezionale per lui, fa l'ancora avanzata. Qui adesso gammon sono praticamente 0. Qui devo uscire e c'è l'eterno dilemma con quale pedina uscire. Non mi colpisce, ottimo. Sei 3, porto in salvo lo struggler e direi gioco 11-8. Quindi metto in salvo lo struggler e i due block nell'outfield. È 8, Questo è un holding game, però è complicato dal fatto per me, dal fatto di avere due case da liberare, il midpoint e casa 15, oltretutto senza spare. Ecco, però i due blocchi in casa mi danno la possibilità di rischiare qualcosa. 6-5. Qui per XG sarebbe meglio scendere dal 15 lasciando un tiro doppio, appunto approfittando dei block in casa di Daniel. Io non ci penso neanche e scendo invece dal mid. Qui adesso ho il problema di liberare l'ancora, liberare casa 15 e non sarà agevolissimo. Peccato per quell'errore in quel game sul 3-0 quando avevo il prime, dovevo cercare di fare il full prime, lì ho perso un'occasione molto importante. Sei 1 copre i due punti alla casa interna. Doppio 3, brutto tiro.
rovina un po' la mia struttura. 2-1 invece non deve scoprire, chiaramente a casa 3. No, altro doppio 3, questo rovina completamente la posizione. Per cui adesso devo giocare necessariamente la corsa, è l'unica possibilità rimasta. 5-1, ma giocherei safe, 6-5-6-1. Non vedo motivo per rischiare, qui sta aumentando il contatto, però mi sembra esagerata. 3-2, qui sarebbe servito il doppio 3, ma li avevo esauriti. Ma l'hai fatto 2 volte. 3-2, colpisco. Perché da prima? No, lo so, che i dadi non hanno rumore già. Rientra subito e chiude casa. E 3-2, non vedo di meglio che fare casa 10. Potrei giocare anche 12-7, però avrebbe diversi tiri, gli 8 e i 9 che colpiscono. Quattro 2 esce. E qui adesso il rischio di scoprire è elevato. 6-1, allora giocare dal 7 minimizza i tiri, ma ragionevolmente lascerò degli altri tiri ai tiri successivi, quindi direi che questa scelta è la migliore. Mi colpisce e questa è la fine del match, perché il cubo è a 2, quindi adesso le possibilità di vittoria sono veramente risicate, quindi parlando di un 3%, non di più, forse anche meno, perché la mia casa è debole. Diciamo che non ho avuto grandi possibilità. La possibilità che ho avuto appunto sul 3-0 col cubo già in gioco di massimizzare le chance di costruire il full prime, l'ho mancata, quello è un errore veramente grave, perché proprio me ne sono reso conto immediatamente dopo aver giocato la mossa. Però avrei dovuto avere ben chiaro il piano di gioco, che era quello di espandere il prime prima ancora di tirare. Quindi brutto errore che mi capita comunque abbastanza spesso. Doppio 3, tira fuori una pedina e mantiene casa chiusa. Qui diciamo che l'unica possibilità sono un doppio 6 oppure che si scopra. 6-3, ecco adesso ci sarebbe qualche possibilità di scopertura, però tiro 6-4 e questo diciamo che chiude il game e il match, perché adesso mi servirebbero veramente diversi doppi.
Faccio il doppio, lo tira lui. E qua penso che sia già matematico. Qui non c'è alcun dubbio, chance 0, Ma non c'era niente. per cui cedo il match.